Ragazzi, siamo in cima al forte dello Jaffrò e adesso scendiamo con le KTM 1090 Adventure R. Il bello delle Maxi Enduro è proprio andare a esplorare posti incredibili. Qua neanche un Land Rover Defender ci arriva, guardate che spettacolo. Saltiamo anche noi in discesa, opla. Scendiamo dallo Jaffrò con queste moto molto potenti, vi ricordo 125 cavalli di Maxi Enduro. In piedi si guida molto bene, anche sullo sconnesso ha una risposta delle sospensioni bella, perché sono molto scorrevoli, un pelo morbide quando si atterra dai dossi più grandi, però in compenso tutte le buche e i sassi li copia veramente in maniera splendida. E poi per chi volesse usarla su percorsi veloci con tante buche si può regolare ovviamente il setting anche per i percorsi veloci. Azzoliamo con la gomma posteriore per bloccarla nei punti più duri. Guarda che discesa, ragazzi. Adesso parlo anche poco, intanto mi dite che sono bravo a parlare mentre guido, però ci sono situazioni in cui si riesce a parlare veramente a fatica e bisogna concentrarsi su questi bob che ci portano a fondo valle, molto ripidi. Sono costretto a bloccare la ruota posteriore per far girare la moto. Bellissimo, ma ci vuole tecnica. Si guida sempre in piedi, peso indietro, andiamo dove il fondo è più compatto. Proseguiamo la nostra discesa. Adesso siamo dietro a Jacopo Cerruti, che ha finito la Dakar 2 anni fa al 12° posto assoluto. Adesso sto guidando con il motore in modalità sport, con tutti i 125 cavalli liberi anche in fuoristrada. Questo perché? Perché la potenza aiuta comunque a chiudere le curve. Lo preferisco rispetto alla modalità off-road, che riduce la potenza ma soprattutto dà una risposta piuttosto morbida del motore, perfetta per i neofiti e per chi si avvicina all'enduro e al fuoristrada con le maxi moto. Ma se avete già un po' di esperienza vi consiglio di usare i 125 cavalli, o meglio la risposta pronta del motore. Guidandola in piedi e stringendo il serbatoio, la moto ha un ottimo controllo. Vi ricordo che pesa 207 kg a secco, peso dichiarato, e il serbatoio contiene 23 litri. Ciao! Adesso discesa nel bosco. Ragazzi, la GoPro schiaccia, ma la pendenza è sempre bella tosta. Seguiamo il freestyler Bagno Oddera. Sono dei rami secchi, un sacco di sassoni smossi e sassetti bastardini, quindi qui scendiamo con prudenza perché ci vuole anche occhio e un po' di esperienza, perché se dessimo gas qua poi al momento di frenare con i sassi smossi rischieremmo di non fermarci più o di fermarci col muso per terra. Il passeggero ha la stessa ospitalità che avrebbe sulla 1090 ed è valida. In questo caso abbiamo la sella in pezzo unico, più adatta al fuoristrada e magari meno confortevole, però volendo si può montare sugli stessi attacchi anche la sella doppia anche sulla R. Discorso calore del motore. Adesso siamo in alta quota, fa fresco e non ho avvertito fastidio, ma considerate che ho anche gli stivali da cross che proteggono molto bene. Su strada, ragazzi, la ruota da 21 non deve impressionare chi non la conosce, perché aumenta un po' l'effetto giroscopico, diminuisce quindi un pelo l'agilità della moto, però la guida rimane comunque piacevole e entusiasmante anche quando si montano le TKC. La 1090R ha una posizione di guida molto comoda per il pilota, il serbatoio da 23 litri divarica appena le gambe, ma la posizione e il controllo sono ottimali, anche perché il manubrio ricorda veramente quello delle XC da enduro, quindi ha un controllo veramente esagerato. Per quanto riguarda il motore, questo ha un'erogazione fluida a partire da 2800-3000 giri e poi dai 6000 ha una gran potenza che viene su poi fino ai 9000 giri. È un motore che ha veramente tanto allungo, e il comportamento che tanti mi hanno chiesto rispetto alla 1190 lo pone ovviamente a livello prestazionale un gradino sotto, ma questo su strada non si sente in maniera così evidente, perché 125 cavalli sono una potenza ragguardevole. Quello che si apprezza dalla moto è la grande coppia ai medi, e comunque l'allungo è ottimo. Rispetto alla 1050 c'è una progressione molto diversa a partire dai 6000 giri fino a 9000. Adesso siamo su un percorso veloce e vediamo come si comporta la 1090. Abbiamo cambiato i setting delle sospensioni, abbiamo aumentato di 3 giri il precarico della molla della forcella,
e l'ha sentito tantissimo senza intervenire sul ritorno e compressione. Il risultato è ottimo, adesso abbiamo veramente un'unità anteriore che permette anche di osare sui dossi e ha mantenuto un'ottima risposta nella prima parte della corsa. L'erogazione del motore ci dà tantissima trazione anche lasciando il controllo disinserito. Posso dirvi che rispetto alla 1190 le differenze a livello di guida sono veramente ridotte. 125 cavalli con questa erogazione fantastica sotto sono veramente un bel livello di potenza. Anche perché scaricarli tutti non è proprio semplice, però l'erogazione medi li rende bellissimi. Sentite anche sui dossi come basta un colpetto in più di gas e la si fa impennare. Anche nei salti la moto è bilanciatissima. Per quanto riguarda l'Africa Twin, tanti mi hanno chiesto di fare un confronto, ecco. Vi dico già che la comparativa tra le due moto la faremo molto presto. Di primo acchito emerge in maniera evidente la differente risposta del motore. L'Africa ha più coppie in prima apertura, ma poi ai medi e agli alti non ha le prestazioni di questa moto. Inoltre l'avantreno della KTM è un po' più leggero e la rende un po' più semplice da gestire nei cambi di direzione più immediati. La Honda ha prestazioni più semplici, più alla portata di tutti. Quando però si alza il ritmo la KTM dà qualcosa di più, però per avere un confronto diretto bisognerà provarne moto con le stesse gomme sugli stessi percorsi. Cercheremo di farlo quanto prima perché sono veramente fantastiche. Sul veloce questa moto è una libidine, perdonatemi se mi sentite bello gasato, ma è fantastica. Le curve di gas e quando arriva anche il dosso lo si affronta in piena sicurezza. Mi piace da matti anche la frenata, è molto potente ma è modulabile. Mentre faccio questo bellissimo percorso, a questo punto vi piazzo anche un paragone a distanza di anni con l'LC8, la mitica 950 che fu portata in gara e alla vittoria da Fabrizio Meoni. Ecco, l'LC8 950 standard era una gran moto, ma per i nostalgici posso dirvi che a livello di motore e di sospensioni questa fa sentire i 14 anni in meno, è veramente eccezionale. La nostra 1090 la stiamo un po' scannando, però il bello di questa moto è veramente lasciare l'autostrada, parti da Milano, ti fai 2 ore e mezza di noiosa autostrada, ma anche a 130 con un filo di gas, e poi inizi a saltare e ti diverti veramente un sacco, perché la risposta, guardate che salto, opla, ancora, guardate che risposta ha, pazzesca, si lascia guidare come una moto specialistica, ovviamente ha tanto peso in più, però KTM con la 1090R ha fatto un lavoro esagerato. Fantastico, s'arrampica, derapa, va nei guadi, fa tutto. Siamo dall'altra parte d'Italia, in Piemonte, sopra Bardonecchia, per provare la 1090R che tanti ci hanno chiesto nelle prove di Moto.it e moltissimi tra di voi hanno addirittura già comprato, perché la moto è arrivata già da parecchio tempo nei concessionari
della KTM, e adesso anche Moto.it è riuscito ad appoggiarci sopra le chiappe. Infatti la vedete qua sporca perché l'abbiamo usata oggi soltanto in fuoristrada, pochissimo asfalto, con le sue belle gomme di serie Continental TKC 80, quindi tassellate, per vedere come va in fuoristrada la moto, la versione R, che è fatta proprio per il fuoristrada. Questa moto si rivolge agli appassionati che a gran voce chiedevano da KTM una 1050 dedicata all'off-road, quindi con l'anteriore da 21 pollici e il posteriore da 18. Con la 1050 questa operazione non è stata fatta, ma arriva adesso con la 1090. Infatti troviamo i cerchi a raggi tubeless con l'anteriore da 21 pollici e il posteriore da 18. La moto nasce gommata di serie con le Continental TKC 80, quindi proprio a mostrare l'indole fuoristradistica di questa moto, KTM l'ha dotata di serie con le gomme tassellate, e se volete stradali dovete cambiarle. Proseguendo troviamo le sospensioni a lunga escursione, ovviamente VP, con un'escursione davanti e dietro di 220 mm e una luce minima da terra, la vedete qua sotto, di ben 250 mm. Di serie ci sono le barre di protezione, le vedete qua davanti, che sono fondamentali quando si fa fuoristrada, i paramani, il telaio è orange, quindi non è nero come sulla 1090. Poi proseguendo troviamo una sella in pezzo unico, più comoda quando ci si sposta in piedi, ad esempio nelle discese è fondamentale portare il peso a monte, e in questo caso con la sella in pezzo unico si riesce benissimo. Qua abbiamo uno scarico a Krapovic che è aftermarket, quindi va preso a parte. Troviamo poi un altro dettaglio sempre del catalogo di accessori che vi consiglio se prenderete questa moto per fare fuoristrada, è questo paramotore in alluminio, guardate quanto è spesso. Troviamo poi l'impianto frenante Brembo con pinze d'attacco radiale, dischi flottanti di grande diametro, quindi la dotazione per il resto è simile a quella della 1090. A livello di comfort troviamo invece un cupolino regolabile ma più piccolo, volendo si può montare quello della 1090, mentre la strumentazione e i comandi sul manubrio sono identici. Cambia però la dotazione elettronica, perché in questo caso il pacchetto off-road, che prevede l'ABS off-road e anche la modalità di guida off-road a 100 cavalli, è di serie su questa moto. Troviamo i tappi dei foderi Forcella VP da 48 mm, e la cosa interessante è che si può regolare tutto, la parte idraulica ma anche il precarico della molla, mentre il mono si può regolare agendo sul classico pommello del precarico e anche sul ritorno idraulico. La potenza cresce rispetto alla 1050 da 95 cavalli a ben 125 cavalli, ma la cosa interessante è che KTM rende disponibile questa belva da fuoristrada anche nella versione per i patentati A2. È una moto veramente essenziale che ricorda per molti aspetti la mitica LC8 950 del 2003, quindi tanta potenza, una moto comoda anche per viaggiare, ma all'occorrenza diventa una vera bestia in fuoristrada. La lascio tutta per voi nei commenti, ma vi ricordo prima quanto costa. Il prezzo di listino è pari a 14.450 euro, quindi sotto con i commenti, e mi raccomando iscrivetevi al canale di Moto.it. Ciao a tutti! Vaffanculo, m'hai lavato!